Benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi vi spiegherò 3 step fondamentali per convalidare la vostra potenziale idea di business. Anche se non puoi essere sicuro al 100% che il tuo prodotto o servizio venderà, utilizzare il sistema a 3 step che ti sto per dare potrà farti avvicinare ad un'indagine ben accurata, ma soprattutto ti farà risparmiare tempo, soldi e pazienza. Tanta pazienza. Quindi, se non vuoi perdere i capelli, rimani con me fino alla fine del video e lascia un like per il supporto. Per chi non mi conoscesse, io sono Matteo Scarpato e in questo canale tratto temi di crescita personale e professionale a 360 gradi, parlando di imprenditoria e idee di business, portandovi la mia esperienza con vittorie e sconfitte. Il tutto spremuto su questi brevi video. Quindi che dire, se non sei ancora iscritto, fallo ora attivando la campanellina qui sotto. Partirò subito col dirti che questo sistema ho iniziato ad utilizzarlo quella volta che mi sono scottato per bene le mani. Devi sapere che quando ho iniziato nel business online ho perso circa 5.500 euro come fossero noccioline. L'idea c'era anche, però purtroppo mancavano le fondamenta e mancava un'attenta analisi prima di immettersi nel mercato. Il fatto di non rispettare dei semplici step può portarci fuori strada e io in prima persona l'ho vissuto e sono qui a raccontarvi come fare per evitarlo. Partiamo dal presupposto che nel business in generale, ma soprattutto nel business online, non esiste una ricetta preimpostata che ci dirigerà verso il successo. Detto questo, dovremo essere noi a creare un percorso stabile partendo proprio dalle nostre idee di prodotto o di servizio, così da poter raggiungere con maggior probabilità un mercato redditizio. Oggi più che mai capire a chi voglio vendere è fondamentale. Ecco perché lo step numero 1 è identificare il proprio pubblico. Molte persone sono tentate di commercializzare i propri prodotti o servizi ad un vasto pubblico. C'è da dire però che i clienti sono sempre più abituati ad acquistare soluzioni che sono cucite a misura dei loro problemi e delle loro esigenze. Ecco perché uno dei maggiori vantaggi per te sarà avvantaggiare il cliente. Quando andrai ad immettere il tuo prodotto all'interno di un mercato dovrai essere il più specifico possibile. Io personalmente faccio così, penso a qualcuno da poter aiutare con le mie conoscenze, i miei strumenti o le mie soluzioni. Non penso ad un gruppo troppo vasto di persone, perché questo mi porterebbe fuori strada, ma piuttosto penso ad una persona singola. In questo modo sarai in grado di approfondire i dati relativi a quel pubblico più specifico, bisogni, desideri specifici, ci siamo intesi? Fare un'attenta analisi scrupolosa ci farà risparmiare un sacco di tempo, di soldi e di pazienza, come vi dicevo prima, ma ancora di più ci darà una direzione ben precisa. Ricorda una cosa, scegliere un pubblico ideale di destinazione non significa che siamo bloccati su un target specifico e da lì non ci si può più muovere. In un secondo momento potremo sempre restringere il campo, allargare o spostare direttamente il nostro pubblico di riferimento, senza fasciarci troppo la testa. Qui vi metto una piccola slide che presento ai miei clienti quando sono in difficoltà, sulla loro idea di business o magari se stanno diversificando un ramo della propria azienda che sta già vendendo prodotti per vendere servizi. Quali sono gli obiettivi, problemi o sfide con cui posso aiutare chi ho di fronte, ovvero il potenziale prospect? A chi si rivolgono già per un consiglio o soluzione su questi argomenti? Leggete bene questa: come amano consumare informazioni su siti, podcast, su Instagram o su TikTok. Il mio pubblico ama più Facebook o ama più Twitter? Differenza di social. Ho fatto un'intera playlist che vi lascio qui sopra dove parlo di comunicazione digitale e credo che dobbiate assolutamente vederla per chiarirvi le idee. O un'altra domanda potrebbe essere questa qui: quali preoccupazioni o obiezioni potrebbero avere all'acquisto della mia soluzione? Cosa devono sapere per sentirsi sicuri di acquistare la mia soluzione? Quante volte vi capita che magari avete il cliente davanti, questo vuole comprare ma non si sente sicuro? Il cliente non vi dirà mai se siete il venditore che non si fida di voi, ma voi dovete metterlo in condizione tale per cui lui proceda con l'acquisto e si fidi di voi o del vostro sito o del vostro servizio. Un'altra domanda che vi aggiungo proprio qui è: quali altre soluzioni hanno provato da altri clienti e non si sono trovati bene? Quali erano le lacune? Oppure
cosa hanno acquistato fino ad ora e si sono sempre trovati bene. I prodotti e i servizi di prima hanno funzionato o non hanno funzionato? Sembrano domande banali, ma sono veramente quelle che fanno la differenza. Probabilmente con qualche domanda di queste le vostre idee avranno ricominciato a frullarvi in testa, ma è del tutto normale. Quindi proseguiamo, perché con una migliore comprensione del tuo cliente in mano è tempo di andare allo step numero 2, ovvero restringi le idee dei tuoi prodotti. Tenendo presente la risposta alla domanda 1, che è quali sono gli obiettivi o i problemi con cui posso aiutare chi ho di fronte, fai un elenco di almeno 5 idee diverse per poter trovare la soluzione a questa domanda. Tieni presente anche che queste idee non possono essere troppo diverse una dall'altra e che deve esserci un filo conduttore tra tutte e 5. Ad esempio, potresti risolvere lo stesso problema in 2 modi differenti, con 2 prezzi differenti, entrando quindi in un pubblico differente con un potere di spesa differente. Un altro modo potrebbe essere quello di scegliere una parte di questo macro problema o macro obiettivo che ha il nostro cliente. Per ogni idea di prodotto che prendi in considerazione, pensa realisticamente a quanto impiegherà il tuo cliente a raggiungere il proprio obiettivo e di conseguenza a raggiungere i risultati sperati. Tutto ciò alla fine contribuirà sicuramente a rafforzare la promessa del tuo prodotto e quindi potrai avere anche una serie di testimonianze che parlano bene della tua azienda, del tuo prodotto, del tuo servizio. Restando a tema di prodotti digitali, perché bene o male sono questi quelli che tratto per la maggior parte dei casi, sono spesso quelli che offrono risultati misurabili, ad esempio le performance di un'azienda, le performance di una persona, le sessioni di coaching, una consulenza specifica su come attirare clienti, una sessione specifica su come migliorare il rapporto con il cliente. Insomma, ci sono migliaia e migliaia di servizi possibili, era solo per darti un'idea. Per ciascuna delle tue idee di prodotto preferite, però, pensa ad un risultato che sia specifico, che ti aiuterà sicuramente a raggiungere il tuo cliente ideale. Trasforma questi risultati nella promessa, ovvero nella tua vendita, e trasforma il tuo pacchetto in un prodotto. Una volta arrivati a questo punto con idee e promessa ben chiare, è ora di convalidare se questo prodotto o questa idea che avevi in mente può avere senso all'interno di un mercato. E quindi arriviamo allo step numero 3, ovvero convalidare il proprio prodotto o servizio. In questo ultimo passaggio stiamo cercando la conferma che là fuori nel mercato il nostro prodotto o servizio sia vendibile, e anche se sembra stupido, il modo migliore per farlo è cercare altre persone che già lo stanno facendo, altre aziende che magari offrono lo stesso servizio o lo stesso prodotto, o magari anche una parte di questo prodotto o servizio o un problema ancora più specifico. E ora non venitemi a dire ma io c'ho il prodotto magico, io vendo solo cose uniche e tutte cazzate del genere, per piacere. Analizzare il mercato partendo da un'idea al giorno d'oggi può essere piuttosto semplice, perché abbiamo centinaia e centinaia di tool gratuiti, abbiamo internet a nostra disposizione e basterebbe fare delle ricerche anche qui su YouTube, su Google, sulle migliori piattaforme social, Instagram, TikTok del momento, Twitter, LinkedIn, Facebook, insomma potete vedere quali sono i trend con maggiore successo e i problemi delle persone da risolvere. Pensate sempre che il comando ce l'ha il mercato, perché è il mercato che fa il prodotto in base alle esigenze. Di conseguenza, se noi riusciamo ad inserirci con una risoluzione di un problema o un miglioramento di un servizio, potrebbe essere il nostro oceano blu. Se volete sapere come faccio io a fare una ricerca di mercato, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, in modo che vi porti un altro video a riguardo. Voglio che tu sappia una cosa: al contrario di quanto si pensa, l'esistenza di prodotti o servizi concorrenti va automaticamente a convalidare la nostra idea di business. Perché? Perché se esiste già un mercato, esiste già un problema e c'è una terza parte che sta già cercando di dare la soluzione, e non c'è una prova migliore di un mercato già esistente. Trova almeno 3 esempi di prodotti o servizi esistenti che risolvano il problema che vorresti risolvere tu. Se così non fosse, è la prova che devi rivisitare il punto 1 e 2 che ti ho elencato. Il mio consiglio è quello di utilizzare questa mia strategia ogni volta che vuoi immettere una nuova idea di business all'interno di un mercato, per avere una maggior sicurezza ed evitarti tanti grattacapi. Se invece vuoi stare in carreggiata e andare spedito come un treno, puoi iscriverti alla lista d'attesa che trovi sul mio sito proprio qui, o più semplicemente puoi rimanere in contatto con me sia su questo canale iscrivendoti e lasciando un bel like, che su LinkedIn, che ti lascio qui sotto in descrizione. Bene, il video di oggi finisce qui. Io ti ricordo come sempre di lasciare un bel like. Noi ci vediamo mercoledì prossimo ore 12 e mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!